Ragazzuole e ragazzuoli, bentornati o benvenuti su Parliamo Nerd. Questo video nasce con l'intenzione di farvi conoscere la lore di questa incredibile saga videoludica, percorrendo i punti salienti dell'universo di Halo, la filosofia alla base della storia del gioco. Questo per prepararvi al meglio alla trama di Halo Infinite. Il video avrà dei buchi di trama e delle omissioni proprio perché non vogliamo rovinare la vostra esperienza nel poter giocare tutti i titoli della saga, godendoveli appieno. L'intenzione infatti è quella di ordinare le idee per avere in testa il plot generico dell'universo di Halo. Vi invito quindi prima di iniziare a mettere un bel mi piace e a condividere il video, magari iscrivendovi anche al canale se vi piacciono i nostri contenuti. Ultima e doverosa premessa è che le fonti del video sono riconducibili alla nostra esperienza videoludica della saga e al supporto incredibile della wiki italiana di Halo. Eh sì, lo sappiamo che in inglese la pronuncia giusta sia Halo, però noi siamo italiani e lo conosciamo come Halo. Quindi, buona visione. All'origine dell'universo vi erano i predecessori, una razza antica, della quale sappiamo ben poco. Si narra che fu questa la prima razza senziente ad aver raggiunto una conoscenza scientifica tale da riuscire a compiere viaggi intergalattici e ad accelerare l'evoluzione della vita intelligente. Non si sa molto di loro e quel che sappiamo deriva da una testimonianza dell'unico predecessore rimasto in vita, trovato dagli antichi umani ed imprigionato. Questo venne chiamato Primordiale. Grazie alla sua testimonianza sappiamo che sono stati i predecessori a creare anticamente la razza umana e i precursori. I predecessori si accorsero però che proprio i precursori furono un fallimento, una razza indegna di possedere il cosiddetto manto, ossia la filosofia religiosa creata dai predecessori stessi, basata sulla preservazione della diversità biologica e della vita galattica. I precursori, scoperte le intenzioni dei loro padri, decisero di dichiarargli guerra. Tale conflitto viene ricordato ancora oggi come la guerra precursori-predecessori, avvenuta circa 150.000 anni prima degli avvenimenti narrati in Halo Combat Evolved, il primo capitolo della saga. I predecessori, temendo la forza dei loro figli, crearono un'arma che avrebbe messo alla prova i precursori ed anche l'umanità, e chi fosse stato in grado di sopravvivergli sarebbe divenuta la razza degna di possedere il manto. Così crearono i Flood, una forma biologica virale potentissima che aveva la capacità di infettare ogni essere senziente vivente. I predecessori vennero sterminati dai loro figli presso la nube di Magellano. I precursori stessi si resero conto che tale massacro commesso li aveva resi indegni per il manto, essendo andati contro i principi fondanti di questa religione. Per questo motivo si stabilirono lì, abbandonando la loro tecnologia e tornando ad uno stile di vita puro e semplice, quasi con l'intenzione di redimersi da questo crimine atroce. Migliaia di anni dopo, i Flood avevano iniziato la loro espansione, infettando e distruggendo la vita senziente nella galassia. Gli umani si resero conto della portata di questa minaccia ed iniziarono ad azionare un programma armato di purificazione che purtroppo non faceva sconti, eliminando senza distinzione ogni forma di vita esistente per bloccare la proliferazione dei Flood. Tale purificazione colpì i precursori stessi, i quali all'insaputa della silenziosa minaccia dei Flood considerarono gli attacchi degli umani come una dichiarazione di guerra. E così scoppiò la guerra precursori umani, che vide vincitori i precursori dopo 1000 anni di conflitto. I precursori, dopo la guerra, si resero conto della minaccia dei Flood e per preservare il manto costruirono il Compositore, una macchina che era in grado di digitalizzare la coscienza degli esseri viventi e poterla così preservare al di fuori del corpo biologico. Tale strumento fu infatti ideato ed utilizzato dal Didatta, il guerriero dei precursori a capo dell'armata nella guerra contro gli umani, e da sua moglie, la bibliotecaria, per preservare la coscienza e la conoscenza della razza umana dopo la loro sconfitta.
una volta scoperto che gli attacchi degli umani erano indirizzati contro la minaccia dei Flood. Qui il didatta trovò imprigionato il primordiale e così, desideroso di risposte, lo interrogò. Ci incontriamo di nuovo, giovane. Io sono l'ultimo di coloro che vi hanno donato vita e forma milioni di anni fa. Sono l'ultimo di coloro contro cui il tuo popolo si è erto e che ha spietatamente distrutto. Io sono l'ultimo dei predecessori e la nostra risposta è vicina. Il didatta, spaventato da ciò che il primordiale gli rivelò, lo lasciò lì, nella sua prigione. I precursori, trovatisi indeboliti dopo questo conflitto millenario, corsero ai ripari per poter fronteggiare la minaccia dei Flood. Così incaricarono il primo costruttore, una personalità di spicco tra i ranghi sociali dei precursori grazie alla sua forte conoscenza tecnologica, di costruire gli Halo, non per autodifesa, ma come ultima ed estrema arma contro i Flood. Se attivati, avrebbero annientato ogni forma di vita senziente nel raggio di 25.000 anni luce, facendo così morire di fame i Flood e facendoli nel tempo estinguere. Il primo costruttore, conosciuto anche come Fabbro, costruì inizialmente 12 anelli Halo, 5 dei quali vennero distrutti dai precursori stessi. Il didatta non era d'accordo sulla costruzione degli anelli e si contrappose al primo costruttore, proponendo come alternativa la costruzione di mondi scudo per la preservazione della vita biologica, così come dettava il manto. Il consiglio ecumenico dei precursori bocciò la proposta del didatta a favore degli Halo e cacciò quest'ultimo, che si esiliò volontariamente. Così la bibliotecaria rinchiuse il didatta nel suo cryptum, una capsula sigillata dove l'esiliato entra in uno stato di trascendenza meditativa, preservando la propria coscienza mentre il corpo fisico continua a deteriorarsi nel tempo. Il cryptum verrà poi scoperto da Master Chief e dalla sua fedele IA Cortana 100.000 anni dopo sul mondo scudo Requiem negli avvenimenti raccontati in Halo 4. Uno dei 7 anelli, chiamato Delta Halo, fu quindi attivato da un'IA dei precursori corrotta dai Flood. Il cryptum del didatta resistette all'effetto Halo, preservando il didatta stesso nel tempo. L'umanità nel corso dei secoli si riorganizzò e creò il progetto militare Spartan, conosciuto inizialmente con il nome di Orion, avviato sul pianeta Reach nell'anno 2491 e finalizzato a creare dei super soldati potenziati fisicamente e geneticamente. Fu creato a partire da volontari delle forze dell'UNSC. Ci furono 4 generazioni del progetto Spartan, di cui il primo fu ideato dalla dottoressa Catherine Elizabeth Halsey. Questo per difendere le colonie umane sparse nella Via Lattea dagli attacchi della razza aliena Covenant. Successivamente il progetto Spartan 2 aveva l'intento di migliorare il progetto originario, creando dei soldati d'élite utilizzati in larga scala nella guerra umani-Covenant, avvenuta nel XXVI secolo tra il 2525 e il 2553, alla quale sopravvissero solo 5 Spartan, tra i quali Spartan 117, conosciuto anche come Master Chief, PT Officer of the Navy, John 117. John nacque tra il 1210 e il 1211 su Eridanus II. Venne scelto all'età di 6 anni per far parte del progetto Spartan 2 ed esaminato direttamente dalla dottoressa Halsey in persona. Presto divenne il preferito della dottoressa sia per la sua forza sia per la sua intelligenza fuori dal comune. Allenatosi su Reach fino ai 14 anni,
venne sottoposto al processo di accrescimento che alterava ed aumentava le capacità, sopravvivendo a tale prova insieme a soli altri 32 candidati. Tale accrescimento consentiva agli Spartan di poter utilizzare le armature di nuova generazione, conosciute con il nome di Mjolnir. Tra le varie missioni alle quali prese parte Master Chief con la sua squadra blu, vennero rinvenute tecnologie aliene Covenant che consentirono la costruzione delle armature Mjolnir Mark V e Mark VI. Dopo la caduta di Reach, Master Chief venne messo in un sonno criogenico e grazie al lavoro e al sacrificio della squadra Noble, cui prendiamo le redini in Halo Reach, che trovò un artefatto alieno, l'IA Cortana, l'intelligenza artificiale della nave Pillar of Autumn della UNSC, riesce ad individuare le coordinate che portarono la UNSC presso l'installazione Halo 04, già presidiata dai Covenant. Così ha inizio la storia di Halo Combat Evolved, il primo capitolo della saga. È sull'installazione Halo 04 che Master Chief entra in contatto per la prima volta con i Flood che avevano massacrato e infettato Covenant e umani in una struttura nella zona paludosa dell'anello. Durante l'attacco, l'automa, identificatosi come 343 Guilty Spark, guardiano dell'Halo, teletrasportò Master Chief fuori dalla struttura, salvandolo ed identificandolo come attivatore ed indirizzandolo a recuperare l'indice, necessario all'attivazione dell'anello, oramai compromesso dall'infestazione Flood. Qui il guardiano rende sicura l'armatura di Chief rendendola immune al virus Flood, dato che l'attivatore era stato designato dai precursori stessi come un umano che non doveva essere corrotto né contagiato. Il guardiano spiega a Chief che l'anello va attivato per preservare la vita e nel momento dell'attivazione Cortana interrompe il processo ed assorbe l'indice spiegando a John che gli Halo erano stati costruiti ed ideati come arma per distruggere tutti gli esseri viventi nel suo raggio d'azione. Così Master Chief e Cortana decisero di distruggere l'installazione 04, utilizzando la nave Pillar of Autumn come innesco, riuscendo infine a salvarsi a bordo di un caccia Longsword. Mesi dopo, nella battaglia Umani-Covenant, la razza aliena scopre l'Arca, una struttura gigantesca creata dai precursori ed in grado di attivare simultaneamente tutti gli anelli Halo. Nel momento dell'attivazione dell'Arca, Master Chief insieme all'Arbiter, Covenant d'Elite esiliato dalla sua stessa razza e alleatosi con Chief, e grazie anche al momentaneo armistizio stipulato con i Flood tramite un accordo preso da John con la Mente Suprema, il nucleo pensante che governa la volontà dei Flood, riescono ad impedire l'attivazione dell'Arca. Questo nelle vicende narrate in Halo 3. Qui Chief scopre che l'Arca aveva ricostruito l'installazione 04, distrutta mesi prima proprio da John. Cortana, che nel mentre era stata catturata, viene ritrovata da Chief, anche perché in possesso dell'indice dell'installazione, unica possibilità di attivare l'anello e distruggere i Flood una volta per tutte. L'attivazione destabilizzò il portale dell'Arca, facendo fuoco e lanciando l'Aurora Nascente, la nave utilizzata dall'Arbiter e da Chief per fuggire, tagliata a metà, con John e Cortana lasciati naufragare nello spazio aperto, verso coordinate sconosciute, mentre l'Arbiter riesce a giungere sulla Terra sano e salvo, commemorando i caduti, compreso Master Chief, considerato morto. Nell'anno 2557, 4 anni dopo l'evento catastrofico, Cortana risveglia Master Chief, che era stato messo in sonno criogenico in una delle celle rimaste intatte, proprio perché vicini ad un pianeta artificiale. Uno scanner mappò il relitto dell'Aurora Nascente e attirò verso il pianeta Master Chief tramite un portale gravitazionale. Il pianeta era Requiem, un antico pianeta dei precursori. Qui John viene a conoscenza che Cortana si sta deteriorando, avendo superato di 1 anno il limite di vita stimato delle intelligenze artificiali, di 7 anni. John su Requiem trova e attiva il Cryptum, risvegliando il Didatta, che assume sembianze digitali grazie alla tecnologia del compositore.
Quest'ultimo dichiara guerra alla razza umana per togliergli il diritto al manto della galassia. Chief riesce ad entrare in contatto con la coscienza resa digitale dal compositore della bibliotecaria, la quale spiega al soldato quale era il motivo della sua unicità. Rivela che il compositore era stato trovato dagli umani nei pressi del terzo anello Halo e che il didatta ne aveva preso la posizione grazie alla nave umana Infinity. A quel punto la bibliotecaria rivela a Master Chief che, con la sua ancella Cortana, rappresenta il culmine di generazioni di pianificazione, il culmine della tecnologia grazie ai suoi potenziamenti e alla sua armatura, ma anche il culmine dell'evoluzione, godendo dei geni che potevano rendere immune al compositore. In questo momento, ben cosciente della pericolosità del didatta, Master Chief non esita a far sbloccare questa immunità da parte della bibliotecaria. L'obiettivo del didatta era quello di recuperare il compositore e rendere ogni forma di vita digitale, così da preservare la coscienza e la conoscenza dell'intera galassia da qualsiasi altra minaccia. Il didatta alla fine di Halo 4 viene distrutto con il sacrificio di Cortana, che riesce a salvare Chief da un'esplosione catastrofica. Aspetta. Bentornato a casa, John. Ma quest'ultima in qualche modo sopravvive nonostante la distruzione del suo chip e in Halo 5 John è intenzionato a salvare l'intelligenza artificiale a tutti i costi, andando contro gli ordini della UNSC, che è intenzionata a trovare Cortana, oramai convinta di distruggere l'umanità e ogni essere vivente, conscia del fatto che il manto della galassia lo si debba dare alle macchine. Alla fine di Halo 5, Cortana individua la posizione dell'Infinity, la nave madre degli umani, ed è intenzionata a distruggerli. Questo costringerà il comandante Lasky, a capo della nave, ad effettuare salti iperspaziali casuali al fine di sfuggire all'IA e trovare nel mentre un modo per fermarla. Chief nel mentre riesce a sbarcare su Sangelios insieme alla squadra blu ritrovata, incontrando nuovamente l'Arbiter e la dottoressa Halsey. Ma un'altra minaccia incombe e un nuovo anello Halo sconosciuto si sta attivando. Ragazzuoli e ragazzuole, questo è tutto. Halo Infinite partirà da queste premesse e non sappiamo assolutamente quale sarà l'incipit che ci riporterà a vestire i panni del nostro amato Spartan 117. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per essere preparati a ciò che 343 Industries ha ideato per noi in Halo Infinite. Non vediamo l'ora di giocarlo insieme a voi in live sul nostro canale Viola a partire proprio dal giorno di uscita dell'8 dicembre. Vi aspettiamo numerosi. Grazie mille ancora per l'attenzione prestata in questo video e noi ci vediamo alla prossima.